Il booster va dopo il distorsore. Metti il booster in send return. Il booster deve andare a valle dopo lo stadio di gain. Ok, ma perché? Di solito usiamo un booster per aumentare il volume della chitarra, magari già distorta, in modo da spiccare di più durante un assolo. Lo scopo è conservare lo stesso suono di sempre, solo più forte. Se però piazziamo il booster prima del distorsore o in ingresso a un amplificatore già in saturazione, sentiamo che il suono si modifica. Al limite si sporca di più, ma non riusciamo ad avere la stessa spinta, nemmeno portando la manopola del boost a fine corsa. Io sono Pietro di Accordo e insieme capiremo una volta per tutte perché succede questo. Per il test ho usato un Vintech Buff & Boost, che come il nome stesso suggerisce fa da buffer e da booster, e che ho già usato con soddisfazione per un esperimento sul buffer. Il nostro overdrive, che andrà a simboleggiare la sezione distorsori di una pedaliera o un amplificatore già distorto di suo, invece è un Dolphin Sound Purgatorio, che potete ascoltare meglio nel link tra le schede. Partiamo dal segnale della chitarra. In origine è debole, piccolo, schifoso. Quello che fanno un amplificatore, un preamplificatore, un overdrive e una marea di altri simpatici aggeggini che ci svuotano il portafogli è amplificare questo segnale per dargli maggior volume. Un'amplificazione però non può essere infinita e ogni dispositivo ha un limite intrinseco oltre il quale il segnale satura, smette di aumentare di volume e comincia a distorcere. Ha toccato il tetto massimo delle sue capacità e ci si sta spiaccicando contro, come un gatto allevato dentro una bottiglia. Nella progettazione hi-fi si cerca di tenere questo tetto più lontano possibile, invece a noi che siamo chitarristi e quindi tamarri, questa distorsione piace e questo limite ce lo siamo voluto imporre volontariamente. Quando si alza il gain di un overdrive o di un amplificatore, in realtà del suo preamplificatore interno, non facciamo altro che amplificare il segnale in ingresso per fargli superare quella soglia. A darci il volume che ci serve sul palco è una regolazione che viene dopo questo stadio e che quindi amplifica tutto questo e ingrandisce gatto e bottiglia insieme. In pratica è il controllo di volume sul pedale o il master sull'amplificatore. Ora, supponiamo che questo sia il nostro segnale. La linea gialla è il limite oltre il quale subentra la saturazione, può essere di un overdrive o anche del preamplificatore interno di un amplificatore. L'abbiamo appena saturato, come piace a noi, con quel pulito che diventa crunch quando si calca un po' la mano. Immaginiamo adesso di voler usare un booster per aumentare il volume del nostro suono così com'è. Se posizioniamo il booster prima, a monte, agiamo direttamente sul segnale in ingresso e succede questo. La soglia gialla è immutata perché è impostata da un circuito che viene dopo in catena e fa in un certo senso da collo di bottiglia e noi ci stiamo immettendo un segnale più forte, quindi avremo solo maggior distorsione. Percepiremo comunque un certo aumento di presenza, ma probabilmente non quanto vorremmo, e la pasta del suono cambierà un po' perché di fatto ad aumentare è la distorsione, non il volume. Istintivamente saremmo portati ad alzare il livello del boost, ma il risultato non sarà quello sperato. Ascolta. Se invece posizioniamo il booster dopo l'overdrive o nel send return di un amplificatore che permette di posizionare effetti dopo il preamplificatore e prima del finale, la storia cambia. Il circuito agisce su tutto quello che gli diamo, segnale e soglia compresa, e lo amplifica per intero. In pratica abbiamo più volume, ma la saturazione è identica a prima. In questo caso potremo notare come la manopola del boost è assai più reattiva e spinge molto di più il segnale, tanto che non ho potuto portarla a fine corsa per timore che il microfono andasse in clipping.
Come detto all'inizio, però, ogni circuito di amplificazione e quindi anche il booster ha una soglia oltre la quale comincia a distorcere. Diversamente dagli overdrive, di solito i booster sono pensati in maniera più hi-fi e quindi ci vorrà un bel po' di spinta prima che questo accada. Ricorda che anche se usi solo distorsioni a pedale, pure il preamplificatore dell'ampli ha una soglia, e se il boost messo in catena con gli altri pedali non riesce a spingere quando vorresti, forse è perché hai involontariamente mandato in saturazione il pre dell'ampli. Prova quindi ad abbassare un po' il gain dell'ampli facendo lavorare di più il finale col master, o metti il booster in send return. Un'ultima curiosità, una soglia del genere ce l'ha anche il finale dell'amplificatore, è molto più ampia, ma spingendo il master a sufficienza da superarla si otterrebbe la famosa saturazione di finale, tanto osannata nel rock ma che in realtà non è che tutti abbiano ben capito come suoni davvero.